Partiamo subito dai nostri triangolini. Io ve ne farò vedere uno, ovviamente poi voi ne potete fare quanti ne volete e con tutti i colori che volete. Partiamo con 16 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Carico il filo, entro nella seconda catenella dall'uncinetto e faccio una maglia alta. Le prime 2 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi siamo a 2 maglie alte. Procedo con maglie alte lungo tutta la riga. Arrivata alla fine avremo 16 maglie alte. Una volta arrivata alla mia 16ª maglia alta faccio 2 catenelle per alzare il lavoro e dovrò fare una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine, quindi passerò da 16 a 14. Quindi entro nella catenella, tiro fuori solo 2 asole, carico il filo, entro in quella successiva, tiro fuori solo 2 asole e poi chiudo in un'unica catenella. Faccio le mie maglie alte, mi fermerò 2 maglie prima della fine. Quindi procedo in questo modo. Fino a quando non troverò queste 2 maglie alte. Vedete, questa è la penultima e poi ci sono le due catenelle che ci hanno alzato il lavoro all'inizio. Quindi arriviamo a quel punto, quindi sostanzialmente a 13 maglie alte, carico il filo, entro nella maglia, tiro fuori solo 2 asole, carico il filo, entro nella catenella, nella seconda catenella che ho fatto di avviamento, entro e tiro fuori 2 asole, carico il filo e chiudo tutto. Di nuovo 2 catenelle per alzare il lavoro, lo giro e di nuovo dovrò fare una diminuzione, quindi entro nel primo e tiro fuori solo 2 asole, carico il filo, entro nella seconda maglia, tiro fuori solo 2 asole, poi carico il filo e chiudo tutto in un'unica catenella. Procedo di nuovo, mi dovrò fermare questa è la chiusura della diminuzione, questa qua, la maglia prima, quindi sostanzialmente quando arriveremo a contare 11 maglie alte, perché la 12ª sarà la diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. E 11, entro nella prima, entro nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro, scusate, carico il filo, entro nella prima maglia e faccio passare 2 asole, carico il filo, entro nella catenella, faccio passare 2 asole e poi chiudo di nuovo in un'unica maglia. Procediamo così fino a quando non si sarà formato il nostro triangolo, quindi alta diminuzione, procedo con le maglie alte fermandomi la maglia prima della diminuzione, quindi da 12 dovremo passare a 10, quindi questa è la nona, entro nella maglia, entro nella catenella fatta per alzare il lavoro, di nuovo scusate, entro nella maglia, faccio passare 2 asole, entro nella catenella, faccio passare 2 asole,
carico il filo e chiudo. 2 catenelle per alzare il lavoro e mi giro. Entro nella prima maglia, faccio passare 2 asole, entro nella seconda, faccio passare 2 asole e chiudo. Procedo in maglia alta fino alla 7ª maglia, perché dovremo arrivare a un totale di 8. Okay. Carico il filo, entro nella maglia, tiro fuori solo 2 asole, carico il filo, entro nella catenella, tiro fuori 2 asole e chiudo con una maglia sola. Di nuovo 2 catenelle, giro, diminuzione, maglie alte, dobbiamo arrivare a 6, quindi 5, alla quinta, dopo la quinta faccio la diminuzione, due catenelle, adesso dobbiamo arrivare a 4, quindi faccio la mia diminuzione, faccio una maglia alta che è la terza e faccio un'altra diminuzione che è il mio quarto punto. Per chiudere dovremo fare 2 catenelle, giriamo il lavoro per fare la punta, andiamo a fare la nostra diminuzione, ma come vedete sono entrata nella prima maglia alta, invece che entrare nella seconda maglia alta, cioè questa qua, entro direttamente nella catenella, quindi il secondo punto della diminuzione non è la maglia successiva ma direttamente la catenella. Faccio le 2 asole e chiudo. A questo punto posso tagliare il filo, chiudo con la mia maglia bassissima e il mio consiglio è di nascondere sempre il filo andando verso il basso. In questo modo, vedete, tirando non rimane proprio la punta, diciamo, molto acuta della chiusura. Ma ok, taglio il mio filetto ed ecco qua, ho fatto il mio triangolino. Ora potete farne quanti ne volete e adesso vi faccio vedere come unirli in un festone. Ecco, come vedete io ho fatto un po' di festoni in questo modo, li preparo già alternati come voglio che vengano, quindi io ho scelto questa, facciamo così, dai, così, e riprendo, dovrò riprendere con il rosa e vado indietro in questo modo. Perfetto. Allora, prendo il mio filo bianco con il mio cappietto, facciamo un po' di catenelle che ci serviranno poi per fare appunto, per legare il festone, quindi non c'è un numero preciso, ne facciamo una ventina, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, in questo modo. Facciamone anche una decina in più, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 30, giusto per poterlo poi legare in questo modo. A questo punto prendo il mio primo festone, entro, mettiamo bene a fuoco, entro nella catenella iniziale,
in questo modo, mi porto dentro anche il cappietto in modo da nasconderlo e semplicemente entro in ogni maglia facendo una maglia bassa, in questo modo. Nel farlo mi porto dietro anche il cappietto per qualche punto, in modo da poi doverlo solo tirare un po' e poi tagliare in un secondo momento, così dovrò solo tagliare tutti i filetti senza stare a nasconderli, perché li nascondo direttamente durante la lavorazione. Procediamo lungo tutta la riga fino all'ultimo punto del triangolo. State ben attenti a metterli poi tutti dallo stesso verso, quindi se lavorate tutto in rovescio, lavorateli tutti in rovescio o viceversa, è indifferente, però devono essere tutti dalla stessa parte, perché altrimenti poi ve ne viene uno girato rovescio e uno girato dritto. Arrivati alla fine, entro nell'ultimo punto e qua va un po' a gusto, nel senso che se volete fare un festone più netto, più pieno, fate giusto solo una catenella di separazione e subito vi attaccate all'altro festone. Se invece volete fare un festone un po' più diradato, perché magari decidete di fare una base più ampia di catenelle, quindi fate dei festoni più grandi, vedete voi, è molto flessibile questo pattern, potete semplicemente fare più catenelle e poi attaccare il festone. Nel mio caso io ne faccio 3. Faccio 3 catenelle, prendo il mio festone, controllo il verso e di nuovo entro nella catenella, faccio una maglia bassissima e poi procedo portandomi sempre dietro il mio cappietto iniziale, in questo modo, procedo con le maglie basse, una maglia bassa in ogni punto, che quindi saranno 16, perché abbiamo una base del triangolo di 16 catenelle. Procedo in questo modo per tutti i festoni, quindi vado avanti così fino a quando non avrò raggiunto la lunghezza desiderata. Arrivate alla fine, 1, 2, 3 catenelle e aggancio l'altro triangolino in questo modo, maglia bassissima e poi nelle maglie successive, portandomi sempre dietro il codino, maglie basse. Una volta terminato di attaccare tutti i triangoli, faremo di nuovo una quarantina o anche di più a seconda delle vostre esigenze di catenelle, in modo da chiudere il lavoro. Ecco qua. Questa è un'ottima idea secondo me per non dover tutte le volte buttare festoni e doverli ricomprare
avere una soluzione un po' più riciclabile, ecco. Inoltre è molto carino perché può essere anche personalizzato, ad esempio cucendo su ogni bandierina una letterina. A tal proposito ho creato una playlist dove ho raccolto tutti i video per realizzare lettere all'uncinetto da cucire appunto in progetti come questi. Ovviamente prima di appenderla il mio consiglio è di stirarla in modo da rendere ben dritti tutti i triangoli. Grazie per avermi seguita, vi lascio in descrizione il link del filato utilizzato e vi ricordo di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi neanche un video. Grazie e ciao!